Premia Gift, non solo per le famiglie, ma anche per le aziende. Aumento del potere di acquisto alla portata di tutti con le gift cards, il welfare aziendale per le aziende, piccole e medie e non solo. Il periodo storico attuale mette a dura prova le persone. Il caro vita continua ad aumentare vertiginosamente, mentre le entrate sono sempre sullo stesso livello. Tutto ciò si traduce in un minor potere di acquisto ed in un'erosione sempre maggiore della classe media. Premia Gift è la community che combatte inflazione e caro vita, aumentando il potere di acquisto con le gift cards. Premia Gift non è rivolta solo alle famiglie, ma anche alle aziende, essendo in grado di essere un valido strumento con diverse finalità. Al fine di comprendere e meglio apprezzare i contenuti di questa presentazione dedicata al welfare aziendale, consiglio la visione di Premia Gift spiegato semplice, link in descrizione, in modo da poter comprendere le caratteristiche del progetto a 360 gradi e poterne apprezzare i vantaggi ed opportunità, finalizzate a combattere caro vita ed inflazione, aumentando il potere di acquisto e in questa fase iniziale addirittura di poterlo raddoppiare nell'arco di tempo proposto. Premia Gift come strumento di welfare aziendale. Premia Gift si presta anche a sistemi di welfare aziendale, come forma di benefit per dipendenti da parte delle aziende. Le iniziative di welfare aziendali sono una soluzione vantaggiosa sia per le aziende che possono ridurre i costi, sia per i dipendenti che possono ricevere benefici senza un'immediata tassazione. Ma cos'è il welfare aziendale? Il welfare aziendale prevede un insieme di prestazioni e benefici che il datore di lavoro può mettere a disposizione dei propri dipendenti. Tali benefit solitamente rientrano in queste categorie: buoni carburanti, buoni spesa, card spendibili in genere. Il welfare aziendale comporta benefici sia per i dipendenti sia per i datori di lavoro, in merito all'esenzione totale o parziale da imposte e contributi. La normativa fiscale prevede di non tassare i beni inferiori a 258,23 euro. Il welfare aziendale offre quindi diversi vantaggi fiscali, sia per le aziende che per i dipendenti, che riassumiamo di seguito. Per le aziende: 1. Deduzione fiscale. Le spese sostenute per il welfare aziendale sono deducibili dal reddito d'impresa, consentendo di ridurre il carico fiscale. 2. Esenzione contributiva. Gli importi destinati ai piani di welfare aziendale possono essere esentati da contributi previdenziali e assistenziali, riducendo il costo del lavoro. 3. Incentivi per il premio di risultato. Se i dipendenti rinunciano ad una parte del premio di risultato in cambio di servizi di welfare, l'azienda può beneficiare di vantaggi fiscali aggiuntivi. Per i dipendenti: 1. Esenzioni fiscali. Molti dei benefici del welfare, come buoni pasto, gift card, l'assistenza sanitaria integrativa o i corsi di formazione, godono di esenzioni fiscali fino ad un certo limite. 2. Migliore qualità della vita. L'accesso a servizi di welfare migliora il benessere dei dipendenti, contribuendo a un livello lavorativo più positivo e motivante, giovando inoltre alla salute dell'azienda per cui operano. 3. Incremento del potere di acquisto. I servizi offerti come parte del welfare riducono le spese personali, aumentando il potere di acquisto netto. Le iniziative di welfare aziendali sono quindi una soluzione vantaggiosa sia per le aziende che possono ridurre i costi, sia per i dipendenti che possono ricevere benefici senza un'immediata tassazione. È importante che le aziende strutturino pacchetti di welfare su misura in base alle esigenze dei dipendenti. L'eventuale conversione del premio di risultato in welfare aziendale può avvenire seguendo alcuni passaggi chiave. 1. Accordo aziendale. È necessario stabilire un accordo tra azienda e i lavoratori o le loro rappresentanze
che definisca le modalità di conversione del premio di risultato in benefit welfare. 2. Comunicazione ai lavoratori. Informare i dipendenti sulle opzioni disponibili e su come possono utilizzare il premio di risultato in servizi di welfare. 3. Gestione amministrativa. L'azienda deve gestire gli aspetti amministrativi e fiscali legati alla conversione, assicurandosi di rispettare la normativa vigente. 4. Documentazione. È fondamentale documentare l'accordo e le scelte fatte per garantire la trasparenza e la conformità con le normative fiscali e lavorative. Attualmente i limiti per la conversione del premio di risultato in welfare aziendale, secondo la legge di bilancio 2024, sono: 1. Importo massimo. L'importo massimo che può essere convertito in servizi di welfare non deve superare i 3.000 euro annui per ciascun lavoratore. 2. Tipologia di benefici. I servizi di welfare possono essere effettuati attraverso prestazioni qualitative come buoni spesa, servizi di assistenza sanitaria, corsi di formazione e gift card, ma non devono essere convertiti in denaro. 3. Categorie omogenee. Il welfare aziendale deve essere riconosciuto a categorie omogenee di lavoratori e non può essere personalizzato per singoli individui. Questi limiti sono stati introdotti per incentivare l'uso di forme di compenso alternative e per migliorare l'efficacia e l'equità all'interno delle aziende. Fiscalità e rispetto del criterio di inerenza. Il criterio di inerenza è rispettato in quanto l'acquisto di gift cards è inerente a qualsiasi tipo di realtà aziendale. Indipendentemente dal tipo di azienda, ci saranno sempre acquisti possibili tramite gift cards inerenti a quella specifica attività. Esempi di applicazione di welfare aziendale con Premia Gift. Strategia 1. Supponiamo un'azienda con 40 dipendenti. Il costo del welfare risulta pari in questo caso a 40 per 250 euro, uguale a 10.000 euro. Il costo della membership in questo caso è solo quella del datore di lavoro ed è pari ad 1 per 50 euro, uguale quindi a 50 euro. In questo modo avverrà un rilascio di gift card nei successivi 25 mesi pari a 20.000 euro, con un vantaggio per l'azienda pari a 10.000 euro. L'azienda acquista dei pack Premia Gift per 10.000 euro, non intestando però i pack ai clienti o ai dipendenti, ma all'azienda stessa. Ogni mese l'azienda ottiene 800 euro in coins all'interno del portale Premia Gift. In circa un anno l'azienda ha il credito per gestire le richieste di welfare dei propri dipendenti. L'azienda vanta però tuttavia un secondo anno di rilascio gratuito e potrà utilizzare a proprio piacimento i coins regalati da Premia Gift per l'ulteriore valore di 10.000 euro. Strategia 2. Consideriamo sempre un'azienda con 40 dipendenti, ma in questo caso l'azienda acquista pack Premia Gift per 10.000 euro intestando i pack ai dipendenti e assorbendosi i costi della membership degli account, ma beneficiando della fattura totale di 12.050 euro di imponibile. Quindi abbiamo un costo welfare di 40 per 250 euro di pack, pari a 10.000 euro. Il costo della membership di 41 per 50 euro, pari a 2.050 euro. 41 perché 40 membership dei dipendenti più una membership del datore di lavoro, quindi totale 41. I dipendenti avranno un rapporto diretto con Premia Gift, potendo valutare quindi di acquistare pack aggiuntivi e fare passaparola, quindi saranno in grado di generare ulteriori benefici e revenue per l'azienda. L'azienda avrà speso circa la metà e avrà reso un servizio doppio ai propri dipendenti,
Se decidesse di ripetere l'operazione il secondo anno, i dipendenti avranno benefici annuali per 500 euro. Premia Gift si rende disponibile ad interagire con l'azienda ed a dare tutto il supporto necessario per la creazione e la gestione iniziale degli account degli utenti dipendenti dell'azienda. Al fine di comprendere meglio gli aspetti relativi alla sottoscrizione della membership, consiglio la visione di Premia Gift, i vantaggi della membership, link in descrizione. Mercato aziende, altri campi di applicazione. Premia Gift, oltre che come strumento di welfare aziendale, può essere utilizzato anche in altri modi, quali 1. Autoconsumo, 2. Leva commerciale, 3. Forma di omaggio a terzi. 1. Esempio di forma di autoconsumo e relativo calcolo fiscale. Categorie interessate: artigiani, negozi, commercianti, professionisti e partita IVA. Supponiamo un esempio di acquisto di un pack medium del valore di 1.000 euro. Avremo un imponibile di 1.000 euro, IVA esente perché la fattura è di gift card, deducibilità sì come costo, alla voce servizi vari commerciali. Esempio di calcolo fiscale. Abbiamo una deducibilità della fattura per un imponibile di 1.000 euro, un aumento del potere di acquisto, esempio per fini aziendali, cancelleria su esempio di Amazon per 2.000 euro, si registra la fattura di acquisto e sull'esempio di Amazon il valore è di 2.000 euro, una detraibilità dell'IVA del 22% che sull'esempio Amazon è di 360 euro e una deducibilità imponibile sull'esempio di Amazon pari a 1.640 euro. Il tutto si traduce in maggior potere di acquisto. 2. Esempio di forma di leva commerciale in ambito retail e relativo calcolo fiscale. Politica atta a finalizzare maggiormente la potenziale clientela. L'esempio di attività coinvolte potrebbero riferirsi quindi a mobilifici, agenzie immobiliari, agenzie viaggi, concessionari auto, fotovoltaico, eccetera. Si determina un doppio vantaggio. L'azienda ha un'operazione fiscale neutra, ma con il beneficio della premialità di rete del piano marketing. Il cliente ha una percezione di risparmio in fase di acquisto. Supponiamo l'esempio del mobilificio con una vendita di una cucina del valore al cliente di 4.000 euro. La vendita della cucina senza alcun pack Premia Gift allegato ha un totale di 4.000 euro, quindi il cliente ha un esborso di 4.000 euro e una relativa percezione di spesa che è pari a 4.000 euro. La vendita invece con annesso per esempio un pack large Premia Gift del valore di 2.000 euro comporterà un esborso da parte del cliente di 6.000 euro, compreso però un omaggio pack large Premia Gift del valore di 2.000 euro, in cui è insito un potere di acquisto pari a 4.000 euro. La percezione del cliente a questo punto sarà quella di aver pagato la cucina 2.000 euro. Riferendoci a un calcolo di natura fiscale, possiamo vedere che la vendita della cucina senza alcun pack Premia Gift comporta, supponendo un costo al mobiliere della cucina del valore di 1.000 euro, una fattura emessa di 4.000 euro, un imponibile quindi di 3.280 euro, un IVA al 22% pari a 720 euro. Supponiamo un valore di tasse pari al 50% dell'imponibile più IVA pari quindi a 1.860 euro circa, avremo un guadagno da parte del commerciante di 4.000 euro meno 1.000 meno 1.860 uguale a 1.140 euro. Supponiamo ora di effettuare la vendita con annesso in omaggio pack large Premia Gift del valore di 2.000 euro. Quindi abbiamo un costo
per il mobiliere della cucina, nell'ipotesi di 1.000 euro, a cui aggiungere il costo del pack large pari a 2.000 euro, una fattura emessa del valore di 6.000 euro, un imponibile che equivale a 4.920 euro, con un IVA al 22% pari a 1.080 euro. Facendo una supposizione media delle tasse, 50% imponibile più IVA, avremo quindi un valore pari a 2.050 euro. Il guadagno in questo caso risulterà leggermente inferiore rispetto all'esempio precedente, perché sarà pari a 6.000 meno 3.000 meno 2.050 pari a 950 euro. Tuttavia, i vantaggi di Premia Gift che ne deriveranno dalla rete del piano marketing premiante saranno pari a circa 1.000 euro, quindi nettamente maggiore nel complesso, sfiorando i 2.000 euro, al guadagno complessivo precedente. Al fine di comprendere meglio gli aspetti relativi ai benefici derivanti dal passaparola del piano marketing, consiglio la visione di Premia Gift, i benefici del passaparola ed il suo piano marketing. Link in descrizione. Esempio di forma di omaggio a terzi e relativo calcolo fiscale. Casistiche considerate: regali di fine anno, omaggi a clienti, regali a collaboratori, regali a fornitori, omaggi una tantum. Omaggi e regalie. Esempio di acquisto di un pack medium del valore di 1.000 euro. Abbiamo un imponibile di 1.000 euro, IVA esente perché la fattura è di gift card, deducibilità sì come costo, voci, spese di rappresentanza in cui possono confluire fino all'1% del fatturato, dall'1 all'1,5% del fatturato a seconda del tipo di attività, oppure possono essere assimilati a voci di spese di pubblicità. Considerazioni finali. Abbiamo illustrato tutta una serie di aspetti estremamente utili per le aziende e relativi dipendenti. Tuttavia, non va dimenticato che i benefici derivanti dal passaparola del piano marketing di Premia Gift non sono solamente destinati ai privati, ma ne godono anche i soggetti giuridici, quindi aziende e professionisti, il mondo dell'impresa, costituendo quindi per loro un ulteriore plus. Inoltre, i clienti non privati, ovvero gli utenti aziende e partita IVA, in grado di emettere regolare fattura, è prevista per loro la possibilità di monetizzare i proventi premianti del piano marketing. Potranno quindi scegliere in qualsiasi momento di essere remunerati in moneta fiat a fronte dell'emissione di una fattura, cosa che i clienti privati non sono in grado di fare. Premia Gift mette in primo piano sostenibilità e crescita graduale dei servizi, una roadmap ben definita con l'obiettivo di strutturarsi in maniera graduale e solida nel tempo, fornendo sempre maggiori vantaggi e servizi di qualità. Il progetto sarà caratterizzato da continue evoluzioni e miglioramenti nei contenuti delle dashboard, nuovi servizi, customer service ed iniziative temporanee con assegnazione di premi extra. Bene, vi invito a seguire i prossimi video su Premia Gift, mentre nella descrizione sono disponibili tutti i riferimenti ed i link delle pagine del mio blog, dove è possibile esplorare ed approfondire il progetto Premia Gift a 360 gradi. È presente un contatto email per richiedere informazioni ed il link per effettuare l'iscrizione. Il blog è articolato sulla parola cardine benessere. Nel caso di Premia Gift parliamo di miglioramento del benessere economico. Tuttavia, per chi fosse interessato, esplorando il sito potrete trovare informazioni, articoli ed approfondimenti anche sul benessere fisico e naturale, oltre che approfondimenti di medicina alternativa. In conclusione, fatte ognuno le proprie personali e soggettive valutazioni, il messaggio finale è il seguente: entra in Premia Gift, clicca il referral link, registrati, sottoscrivi la membership, acquista il tuo pack, raddoppia il tuo potere di acquisto,
crea il tuo albero. Grazie per l'attenzione.